fatemi uscire, poi parlate. Ma ciao amici, come state? Spero benissimo. Io sono Francesco e oggi torniamo a parlare di dashcam. Ringrazio questa azienda Azdom che mi ha inviato il suo prodotto. Parliamo di dashcam M550. Grazie a loro oggi andremo ad eseguire questa recensione, quindi andremo a vedere come installare e utilizzare questa dashcam un po' particolare. Se utilizziamo questa dashcam in modalità singola, e cioè solo la telecamera principale, può registrare video in 4K. Se andiamo invece a utilizzare questa dashcam con 3 canali, quindi con 3 telecamere, la registrazione di quella principale sarà 2K e delle altre due sarà Full HD, che a mio avviso è più che sufficiente per andare a riprendere quello che succede intorno alla nostra autovettura o comunque durante qualsiasi viaggio. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere brevemente le caratteristiche principali. Io partirei subito dal processore, in quanto questa dashcam utilizza un processore Navatech NT96670, ha un sensore Sony IMX307 per garantire immagini notturne ben definite e dettagliate, ha un display da 3.19 pollici IPS, ha un microfono incorporato e altoparlanti incorporati. Possiamo andare sia a registrare l'audio che andare a risentire l'audio e video dei filmati che va a registrare. Abbiamo la possibilità di poter espandere la memoria con una micro SD fino a 128 GB, ma la cosa più interessante a mio avviso è che installando questo kit 24 ore, acquistabile a parte, possiamo utilizzare questa M550 anche come monitoraggio di parcheggio, cosa che non si può fare se colleghiamo la stessa tramite la presa accendisigari della nostra autovettura. Siete curiosi? Non lo lancio ragazzi, perché oltre ad essere pesante è pure costoso. Andiamo! Libretto di istruzioni, manca la lingua in italiano. Dashcam posteriore, cavetto di alimentazione USB tipo A, mini USB, attacco accendisigari, leva in plastica e fascettine con biadesivo per sistemare la cavetteria, attacco supplementare per la dashcam, numero 2 fogli antistatici, M550. Allora ragazzi, questa è la M550 smontata a pezzettini. Andiamo a vedere come funziona. Questo è il modulo principale. Questa è la dashcam che va a riprendere internamente al nostro abitacolo, componibile, vedete, e questo è il modulo GPS, dove c'è l'attacco con il biadesivo che va collegato sul parabrezza della nostra autovettura. Ma vedete che abbiamo la possibilità di poter sia rimuovere il tutto, quindi questo rimane attaccato al parabrezza, andiamo a rimuovere tutta la dashcam, o abbiamo la possibilità di poter lasciare l'attacco con il GPS collegato nella nostra autovettura e andare poi a collegare questo modulo alla dashcam tramite l'attacco calamitato. Questa è la dashcam posteriore. Qui abbiamo lo slot per la micro SD. Vi ricordo che questa micro SD da 64 GB è compresa con gli accessori di questa M550. Poi questo è l'attacco per la telecamera posteriore. Eccolo qua. Il modulo, come vi ho detto, della telecamera interna. Tac. Andiamo a collegare il GPS e la nostra dashcam è completa delle 3 telecamere. Qui abbiamo gli altoparlanti, abbiamo il display da 3.19 pollici IPS, qui abbiamo lo spinotto per accendere la dashcam. Eccola qua.
Prima di andare ad installare questa dashcam sulla mia Nissan Qashqai, vi faccio vedere brevemente quello che contiene. Allora, questo è il menu. Con questo tasto si va a disattivare il display e riattivare il display. Ottenendolo premuto si va a spegnere la dashcam. Poi le freccette e il tasto OK e il tasto M. Con le freccette ci spostiamo nei vari menu. Ok, avanti e indietro. Con OK confermiamo, quindi entriamo nel menu e ci spostiamo sempre con le freccette ed OK sempre per entrare, vedete, M si torna indietro e con M torniamo alla modalità della dashcam, quindi al display vero e proprio. Eccoci qua, installazione terminata. Come avete visto ho dovuto far ripassare tutta la cavetteria perché praticamente non era compatibile con la vecchia che già utilizzavo, però devo dire che alla fine è venuto un ottimo lavoro. Non si vede nulla come al solito, i cavetti passano sotto al cielo e passano sotto la protezione delle telecamere della nostra Nissan Qashqai, quindi tutto rimane coperto, si vede solo la dashcam che in questo caso l'ho dovuto posizionare necessariamente al centro del parabrezza, quindi sottostante le altre telecamere. È più visibile rispetto a quella che avevo prima, ma ragazzi la scelta è questa. Siccome questa ha 3 moduli, è normale che se la telecamera ha 3 moduli e vado a metterla dietro lo specchietto perdo il terzo modulo, che è quello che va a riprendere internamente all'abitacolo. Poi fate come meglio credete. Allora, armatevi del vostro cellulare, il vostro smartphone, che sia Apple o che sia Android, aprite la pagina dove ci sono questi QR code, armatevi di scanner e andiamo a scaricare l'applicazione. Per collegare la dashcam all'applicazione dobbiamo prima andare su menu M, andare fino a Wi-Fi e cliccare con OK e lei in questo caso va, vedete, a ricercare i dispositivi nelle vicinanze per poter collegarsi. A questo punto apriamo l'applicazione AZDOM. Vi faccio vedere, allora M550, questa è la dashcam, vedete? Quindi una volta che ci siamo collegati al wifi della dashcam, vi ricordo che la password è 1 2 3 4 5 6 7 ed 8, torniamo indietro e da qui andiamo a cliccare per aprire la nostra applicazione e qui abbiamo, come vedete, le 3
telecamere, questa interna, quella posteriore e quella frontale. Per utilizzare queste cose dobbiamo prima fermare la registrazione. Una volta che abbiamo fermato la registrazione possiamo attivare, disattivare l'audio, scegliere la risoluzione delle dashcam. In questo caso vedete è 2K e poi 1920x80, quindi Full HD sia quella interna che quella posteriore. Poi abbiamo gli album dove sono salvate tutte le foto e i video che va a fare questa dashcam con audio e video. Possiamo rivedere il tutto e scaricare praticamente il filmato o la foto che ci interessa direttamente sul telefonino. In questo caso va, vedete, a ricercare i dispositivi nelle vicinanze per poter collegarsi. A questo punto apriamo l'applicazione AZDOM. Ragazzi, andiamo a vedere le cose positive di questa dashcam, che sono molto utili, oggettivamente sono molto utili e funzionano molto bene. Vi faccio vedere adesso la possibilità di utilizzare questa dashcam come monitoraggio di parcheggio, perché abbiamo due possibilità, una di rilevamento di movimento e l'altra la semplice registrazione in time lapse. Adesso andiamo a vedere la prima opzione, quindi rilevamento di movimento. La dashcam è spenta e quando avverte un urto si accende e va a registrare un minuto di filmato. Vi faccio vedere. Andiamo a vedere adesso la seconda modalità di monitoraggio di parcheggio, è quella di registrazione in time lapse. Entriamo in menu park e da qui vedete, in questo caso era impostata come rilevamento di collisione, quindi va a sfruttare il sensore G. In questa maniera invece va, clicchiamo su ok, ad attivare la funzione di parcheggio in time lapse e torniamo indietro. Quindi abbiamo attivato questa seconda opzione. Registrazione audio e video con dashcam AZDOM M550. 1 2 3 prova, 1 2 3 prova. Come si sente, ragazzi? Prova microfono, 1 2 3 prova, prova. A dopo.
Voi direte, ma questa dashcam alla fine ha rispettato le 3 prerogative che ti sei imposto ultimamente, e cioè facilità di installazione, di configurazione e di utilizzo? 1. Facilità di installazione uguale alle altre dashcam, però in questo caso ho rosicato molto perché ho dovuto smontare tutto. Praticamente la cavetteria di questa D600 installata ultimamente sulla mia Nissan Qashqai non è servita a una beata minchia. Ho dovuto smontare tutto perché non è compatibile con questa dashcam, in quanto utilizza degli attacchi proprietari. Neanche il kit 24 ore, quindi non ho potuto recuperare niente. Questa cosa mi ha fatto girare un po' le palle. 2. Configurazione della dashcam. Vi ricordate la Dasaita? La DAS X9S? Qua sopra vi lascio il link della recensione. Cosa avevo detto di quella dashcam? Che non mi piaceva il fatto che ogni volta che dovevamo collegare l'applicazione alla dashcam dovevamo entrare nel menu, attivare il wifi e collegarci. Uguale, aiutatemi a dire uguale. Dobbiamo prima entrare nel menu della dashcam, attivare il wifi e poi andare a ricercare i dispositivi e collegarci con l'applicazione. Se di contro ogni volta che dobbiamo utilizzare l'applicazione dobbiamo comunque schiacciare il pulsantino e andarci a collegare con il wifi, di pro abbiamo che su questa dashcam è presente un display da 3.19 pollici con tanto di menu e pulsantini, e possiamo in ogni caso andare a fare tutto dalla dashcam senza collegarci con l'applicazione. Possiamo impostare i menu, possiamo attivare le 2 modalità del monitoraggio di parcheggio, possiamo rivedere i filmati con tanto di audio, quindi possiamo fare un po' tutto dalla dashcam. Ovviamente per chi ha una buona vista, per chi come me non vede una beata minchia, utilizzare un display da 3.19 pollici è molto difficoltoso, anche se devo dire in questa dashcam è stato rivisto un po' il menu e soprattutto è un po' più contrastato, un po' più scuro, quindi è un po' più di facile comprensione rispetto alla Dasaita. Altra cosa interessante che mi ha spinto a provare questa dashcam è il fatto che ha 3 telecamere, quindi ha un 3 canali, telecamera anteriore, posteriore e internamente all'abitacolo. La cosa intelligente è che possiamo comunque regolare la visuale di questo modulo interno o verso il guidatore o verso il passeggero, in modo che ci va comunque a garantire una fascia in più di ripresa, quindi anche lateralmente possiamo andare a riprendere, a differenza di una a 2 canali. Lo so, è più grande, è più visibile e va messa al centro del parabrezza. Se da una parte diciamo che è più visibile, più grande, e quindi qualcuno direbbe potrebbe attirare l'attenzione, io vi faccio una domanda inversa. Tutti sanno che le dashcam ormai comunque trasmettono le immagini in diretta tramite il modulo 4G, quindi a mio avviso potrebbe essere un'arma a doppio taglio, sì visibile ma sì anche un deterrente. Chi può dirlo? Io la sfera non ce l'ho, ragazzi, quindi non so cosa dirvi, lo scopriremo solo vivendo. Mi sembra di aver detto di tutto per quanto riguarda questa M550. L'ultimo consiglio che vi do è di andarvi a vedere comunque questo libretto di uso e manutenzione, dove troverete altre cosette molto interessanti, anche se non c'era lingua in italiano, però è di semplice interpretazione. Vi ricordo poi che nella descrizione del video trovate tutti i link necessari per andarvi a vedere le informazioni complete di questa dashcam per chi vorrà acquistarla, ma soprattutto se avrà un codice sconto sempre lì lo troverete. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, come al solito, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video, lasciate un commento sotto su cosa ne pensate di questa M550, se avete suggerimenti, migliorie, insomma qualsiasi cosa che può essere utile alla nostra community, lasciate sotto nei commenti, vi risponderò appena possibile. Un bacione, statemi bene, alla prossima!